Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Auradol Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Auradol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Auradol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Auradol? Auradol è un farmaco a base del principio attivo frovatriptan succinato monoidrato, appartenente alla categoria degli antiemicranici, triptani e nello specifico agonisti selettivi dei recettori 5-HT1 della serotonina. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Auradol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Auradol 2,5 mg 2 compresse rivestite con film. Auradol 2,5 mg 6 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo frovatriptan succinato monoidrato. Gruppo terapeutico antiemicranici, triptani. Forma farmaceutica compressa rivestita. Indicazioni: trattamento acuto della fase cefalalgica dell'attacco di emicrania con o senza aura. Auradol è indicato negli adulti. Posologia frovatriptan deve essere assunto il prima possibile dopo l'inizio dell'attacco di emicrania, ma è efficace anche quando assunto ad uno stadio avanzato. Frovatriptan non deve essere usato come profilassi. Se il paziente non ottiene beneficio dopo la prima dose di frovatriptan, per lo stesso attacco non deve essere assunta una seconda dose, perché non si è evidenziato alcun beneficio. Frovatriptan potrà essere usato per attacchi di emicrania successivi. Adulti, dai 18 ai 65 anni di età, la dose raccomandata di frovatriptan è 2,5 mg. Se dopo un iniziale sollievo la cefalea ricompare, può essere assunta una seconda dose rispettando un intervallo di almeno 2 ore tra le due dosi. La dose totale giornaliera non deve superare i 5 mg al giorno. Popolazione pediatrica, sotto i 18 anni, la sicurezza e l'efficacia di Auradol nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non è stata stabilita. Pertanto, l'uso in questa fascia di età non è raccomandato. Non ci sono dati disponibili. Anziani, oltre 65 anni, i dati sull'uso del frovatriptan in pazienti oltre i 65 anni sono limitati. Pertanto, l'uso in questa categoria di pazienti non è raccomandato. Compromissione renale non è richiesto. Aggiustamento posologico in pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica non è richiesto. Aggiustamento posologico in pazienti con compromissione della funzionalità epatica di grado lieve o moderato, vedere paragrafo 5, 2. Frovatriptan è controindicato in pazienti con grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4, 3. Modo di somministrazione: uso orale. La compressa deve essere ingerita intera con dell'acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con anamnesi di infarto miocardico, cardiopatia ischemica, vasospasmo coronarico, per esempio angina di Prinzmetal, malattie vascolari periferiche, pazienti con sintomi o segni compatibili con la cardiopatia ischemica. Ipertensione arteriosa grave o moderatamente grave, ipertensione lieve non controllata. Pregresso accidente cerebrovascolare, CVA, o attacco ischemico transitorio, TIA. Grave insufficienza epatica, KILD-PUC. Contemporanea somministrazione di frovatriptan con ergotamina, derivati ergotaminici, incluso metisergide, o con altri agonisti dei recettori della 5-idrossitriptamina, 5-HT1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il frovatriptan deve essere usato solo quando sia stata formulata una precisa diagnosi di emicrania. Il frovatriptan non è indicato per il trattamento dell'emicrania emiplegica, basilare od oftalmoplegica. Analogamente ad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uso concomitante controindicato ergotamina e derivati dell'ergotamina, incluso metisergide, ed altri 5-HT1 agonisti. Rischi di ipertensione, costrizione delle arterie coronariche dovuto all'effetto vasospastico additivo, quando utilizzati contemporaneamente per vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Auradol insieme ad altri farmaci come Dumirox, compressa rivestita, Fevarin, compressa rivestita, Fluoxamina EG, Linezolida Accord Healthcare, Linezolida Accord, Linezolida Aurobindo Italia, Linezolida Aurobindo, Linezolid Cabi, Linezolid Crcadi D, Linezolid Crca, Linezolid Milan, Linezolid Milan Pharma, Linezolid Teva, Maveral, compressa rivestita, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Auradol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Auradol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non ci sono o sono presenti in quantità limitata dati relativi all'uso di Provatriptan nelle donne in gravidanza. Studi su animali hanno dimostrato tossicità riproduttiva, vedi paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'emicrania o il trattamento con Provatriptan possono causare sonnolenza. I pazienti devono essere informati al fine di valutare la loro capacità di svolgere azioni complesse, come guidare, durante attacchi di emicrania o dopo aver assunto Provatriptan. Effetti indesiderati. Provatriptan è stato somministrato a più di 2700 pazienti alla dose raccomandata di 2,5 mg e gli effetti collaterali più comuni, 10%, includono capogiro, affaticamento, parestesia, cefalea e vampate. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati sul sovradosaggio da compresse di Provatriptan sono limitati. La dose massima singola per via orale di Provatriptan somministrata a pazienti con emicrania di sesso maschile e femminile è stata di 40 mg, 16 volte la dose clinica raccomandata di 2,5 mg, e la massima singola dose somministrata a soggetti maschi sani è stata di 100 mg, 40 volte la dose clinica raccomandata. Entrambe non sono state associate ad effetti collaterali diversi da quelli indicati al paragrafo 4.8. Comunque, dopo la commercializzazione è stato riportato un grave caso di vasospasmo coronarico dopo assunzione di una dose di Provatriptan pari a 4 volte quella raccomandata per 3 giorni consecutivi, in un paziente che assumeva un antidepressivo triciclico come terapia profilattica per l'emicrania. Il paziente si è ristabilito. Non esiste alcuno specifico antidoto per Provatriptan. L'emivita di eliminazione di Provatriptan è approssimativamente di 26 ore, vedere paragrafo 5.2. Non sono noti gli effetti dell'emodialisi o della dialisi peritoneale sulle concentrazioni plasmatiche di Provatriptan. Trattamento. In caso di sovradosaggio di Provatriptan, il paziente deve essere monitorato con attenzione per almeno 48 ore e deve essere effettuato ogni trattamento di supporto necessario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici agonisti selettivi, 5, HT1, codice ATC. N02CC07. Provatriptan è un agonista selettivo dei recettori 5-HT, che mostra alta affinità per i siti leganti di 5-HT1B e 5-HT1D, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo la somministrazione di una singola dose orale da 2,5 mg a soggetti sani. La media delle massime concentrazioni plasmatiche di Provatriptan, Cmax, raggiunta tra le 2 e le dati preclinici di sicurezza durante gli studi di tossicità dopo somministrazione singola o ripetuta, sono stati osservati effetti preclinici solo a livelli di esposizione eccedenti il livello di esposizione massima nell'uomo. Gli studi standard, elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio anidrocellulosa microcristallina silice colloidale anidrasodio amiloglicolato, tipo A, magnesio stearato. Rivestimento della compressa. O padri bianco.
ipromellosa, e 464, diossido di titanio, e 171, lattosio anidro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aurodol a base di frovatriptan succinato monoidrato sono Frovatriptan DOC generici, Frovatriptan EG, Frovatriptan Milan, Frovatriptan Teva, Rilamig. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.